Ricordati che nel trading non sei tu a sbagliare, sono gli strumenti che utilizzi che ti fanno commettere errori. Per strumenti intendo i classici indicatori e anche la rappresentazione grafica tempo-prezzo attraverso cui filtri le dinamiche di mercato, le chart candlestick per intenderci, e tutto ciò che ci gira intorno. Tra l'altro ho scritto anche un libro su questo tema, lo trovate in descrizione se volete naturalmente approfondire. Davanti a me ho il classico grafico candlestick con un segnale chiarissimo, il classico incrocio di due media mobili. Facciamola semplice. È importante capire una cosa fondamentale nei vari strumenti di analisi a supporto. Ogni indicatore è un calcolo sul prezzo. Non è un calcolo tra due elementi relazionati che interagendo determinano il prezzo. Ogni indicatore è un calcolo su un solo elemento, il prezzo stesso, che in una chart candlestick, quindi sistema di misura tempo-prezzo, lo chiamiamo Y. Perché Y? Perché si trova nell'asse Y, quella verticale. Prendiamo la media mobile. Come si calcola? Si prendono n prezzi, si sommano e si divide per il numero del campione. 10 prezzi, somma diviso 10 prezzi, media mobile è semplice, a periodo 10. Periodo 10 perché? Perché conta 10 prezzi. Poi esistono medie esponenziali, pesate, eccetera, ma restiamo sul concetto base. A un certo punto qualcuno ha detto: vediamo cosa succede se confronto una media corta, tipo la 10, con una media più lunga, tipo la 50. E cosa succede? Succede che la media calcolata su più prezzi è più lenta, reagisce meno all'evoluzione del prezzo. Questo perché, per logica, per spostare l'ultimo valore calcolato, il prezzo dovrebbe sostenere una variazione decisamente importante. E badate bene che queste cose si possono calcolare. Per assunto io posso determinare la percentuale di oscillazione del prezzo ipotizzando 5 o 10 punti di variazione della media mobile stessa. Naturalmente io adesso non ho tempo di farlo. Ma questo vi fa capire quanto la matematica in contesto trading è un argomento che non può essere ignorato. Naturalmente se io confronto una media lenta con una più veloce, che cosa accade? Che nella dinamica del prezzo le medie rispondono in funzione al peso del calcolo. Quindi che cosa accade? Che la media più veloce interseca quella più lenta, mentre il prezzo fluttuando incrocerà prima quella più veloce. Tutto iniziò quando qualcuno pensò di confrontare la fluttuazione del prezzo con la fluttuazione di una media. Ma cosa accade in questo scenario? Il prezzo, essendo dinamico, fluttuando, interseca continuamente la media. Risultato? Troppi falsi segnali. Perché? Perché il prezzo è veloce, caotico, oscilla dentro un range operativo, una banda di oscillazione legata a limiti imposti da dei processi stocastici, quindi l'evento incrocio diventa troppo frequente. Allora si è detto: serve qualcosa di più lento, qualcosa che intersechi meno. E da lì sono nati studi su medie mobili diverse, poi sugli oscillatori, poi su indicatori sempre più complessi. Ma il problema non cambia, perché tutti questi strumenti vengono sempre calcolati dal prezzo stesso, non da ciò che causa il movimento del prezzo. Attenzione, questo è il punto chiave. Concettualmente è come cercare di capire l'evoluzione dell'elemento Y, cioè il prezzo, calcolandolo dal suo stesso passato. Non ha senso, perché matematicamente equivarrebbe a sostenere che Y è uguale a Y, cioè Y è determinata da Y, ossia il prezzo è determinato dal suo stesso prezzo. Un'assurdità. Primo, il passato non anticipa il futuro. Secondo, il futuro non è determinato dalla serie storica del prezzo, ma da fattori esterni al prezzo, esterni al grafico che tu stai osservando. Questo è il principio cardine per cui tutti gli indicatori falliscono. Si pensa che indicatori più complessi, con algoritmi più sofisticati, siano più affidabili. In realtà, se li smontate pezzo per pezzo, vi accorgerete che tutto si riduce sempre allo stesso schema. Dal prezzo calcolo una media, dalle medie calcolo il MACD infatti non è altro che differenze tra medie mobili, altri oscillatori prendono massimi e minimi in un certo range temporale, insomma sempre prezzo, sempre passato, sempre Y che cerca di spiegare Y. Falso. E da qui una conclusione fondamentale: dal prezzo stesso non posso ricavare alcun segnale operativo reale, e questo lo dico matematicamente, perché non sto considerando elementi esterni al mio algoritmo di calcolo, ossia sto mescolando lo stesso dato. Allora, quali sono gli elementi che determinano l'evoluzione futura del prezzo? Prima di rispondere a questa domanda bisogna capire il sottostante, ossia lo strumento finanziario su cui tu operi. Se tratto euro-dollaro, non posso pretendere di spiegare e di ipotizzare l'evoluzione del prezzo di euro-dollaro da un calcolo della sua stessa serie storica, perché Y uguale
y. Y deve essere uguale ad una funzione in cui y non è coinvolta, proprio perché è il risultato. Quindi devo capire che cosa compone y, ossia il prezzo, quindi euro-dollaro. Quindi che cos'è euro-dollaro? Euro-dollaro è un tasso di cambio composto da che cosa? Dalla relazione di due monete, euro e dollaro, confrontati su diverse scale di grandezza. E quali sono le scale? Le monete, yen, CAD, franco svizzero, eccetera. Da qui si evince quindi che il prezzo di euro-dollaro è una matrice di rapporti di cambio, euro contro terza moneta, dollaro contro la stessa terza moneta. Per esempio lo yen, se prendo il prezzo attuale di euro-yen e lo divido per il prezzo attuale di dollaro-yen, che cosa ottengo? Ottengo euro-dollaro. Quindi per descrivere e capire l'evoluzione di euro-dollaro devo confrontare algebricamente i due elementi che lo compongono, cioè euro-yen e dollaro-yen. Se io ipotizzo che euro-yen raggiunga un certo livello di prezzo e dollaro-yen ne raggiunga di conseguenza un altro, e so che questi due elementi hanno un vincolo di calcolo, io capisco immediatamente quale sarà il prezzo di euro-dollaro, nell'eventualità che la mia ipotesi fosse vera. E badate bene che questo modello è molto più efficiente rispetto al confronto tra medie mobili, perché è supportato da un calcolo matematico. Si tratta di applicare una semplice divisione. Naturalmente il mercato è dinamico, si muove, è caotico, quindi io non posso ogni volta fare calcoli a mano. Ho bisogno di uno strumento che mi faccia questi calcoli in maniera rapida, in modo che io possa concentrarmi non sulla procedura di calcolo, ma sulla conferma della mia ipotesi. Serve quindi uno strumento diverso, uno strumento in cui, muovendomi in uno spazio descritto da coordinate prezzo, mi offre un piano di mappatura dove posso individuare i prezzi probabili del mercato. Quindi di fronte al piano della GMAT-FX, quando ipotizzo un target su euro-yen e un target su dollaro-yen, io individuo un punto nello spazio, e quel punto nello spazio ha anche una terza coordinata, ossia il prezzo di euro-dollaro, perché vi ricordo che euro-dollaro è conseguente al calcolo di euro-yen diviso dollaro-yen. Lo vedete qui nella croce del mouse. In questo punto io dovrò semplicemente pormi una domanda: euro-dollaro arriverà davvero a quel prezzo? Sì, no. Come faccio a capire se euro-dollaro raggiungerà quel prezzo? Dovrò semplicemente capire se gli elementi che compongono algebricamente il prezzo di euro-dollaro raggiungeranno quei prezzi. Ed è qui il vero salto quantico: analizzare elementi che determinano algebricamente uno scenario in cui io potrò decidere o meno se negoziare la mia idea sul mercato.